Buongiornissimo vlog, oggi ci siamo, evento particolarmente speciale perché siamo, ma ve lo faccio dire da Elisa Nakab. Ragazzi, siamo allo Stop Art 20 per la prima tappa dell'Italian Freeski Tour! Allora, perché siamo qui noi oggi? Non per fare la gara, bensì per fare i giudici a questo incredibile evento del panorama del freeski italiano. Quindi partiamo dal presupposto che né io né Elisa siamo giudici abilitati, ok? Ci siamo. Questo lo facciamo perché vorremmo fare un pochino di esperienza per capire un pochino meglio come funzionano questo tipo di cose. Quindi saremo affiancati da dei giudici abilitati e niente, figata. Allora, le gare di sci freestyle e snowboard freestyle, come quasi tutte le gare di freestyle, sono giudicate da tendenzialmente 4-5 giudici che danno un punteggio che va da 1 a 100, si fa la media dei 5 punteggi e da lì esce il risultato, il punteggio finale. Stile, difficoltà, ampiezza e progressione. E variety. Ma fermi tutti un secondo. Forse è meglio andare qualche passo indietro e partire dalle basi del freeski. Come si svolge una gara di sci freestyle? Punto numero 1. Una gara di freeski è composta tendenzialmente da 2-3 run. Che cos'è una run? Una run è semplicemente manche, la sua run, la sua discesa, ecco. Le run si svolgono in questo modo. 2 run di qualifica, dove tutti i partecipanti hanno 2 opportunità per eseguire i loro trick, e 3 run di finale. Alle finali passeranno solo una parte degli atleti che hanno partecipato alle qualifiche. Detto questo, come viene giudicata una gara di freeski? Può sembrare semplice, ma non lo è assolutamente, perché il lavoro del giudice è forse uno dei lavori all'interno del mondo del freeski su cui si aprono più dibattiti ogni singola volta. Perché lo sci freestyle è uno sport che non vuole delle regole. Noi non vogliamo che vengano imposte delle regole fisse o dei punteggi fissi per i trick, come si trova magari in altri sport, come per esempio il pattinaggio acrobatico o i tuffi. Questo perché l'indole del nostro sport è di essere liberi, quindi i punteggi fissi non ci piacciono e non li vogliamo. Questo inevitabilmente porta al fatto che i giudici diano un giudizio basato sul loro gusto personale e non necessariamente su dei criteri fissi. Quindi i giudici seguono una filosofia che noi chiamiamo overall impression. Che cos'è l'overall impression? È un modo semplice per dire che il giudice va a giudicare la run come complessivo, e quindi tutta la run insieme. Ogni giudice può dare il proprio parere e verrà poi fatta la media dei loro punteggi da 1 a 100 per ottenere un giudizio finale, un risultato finale che va da 1 a 100. Chiaramente questo tipo di giudizio fa sì che i punteggi finali siano o possano essere abbastanza soggettivi. Detto questo, ci sono comunque dei criteri che i giudici devono rispettare all'interno della overall impression. Questi criteri sono esecuzione, quanto viene eseguito bene il trick, il grab è stato tenuto dall'inizio alla fine del trick, hai sbagliato qualcosa in fase di atterraggio, hai dovuto frenare. Secondo criterio, difficoltà. Quanto è difficile il trick che stai facendo, non solo a livello di rotazioni e di flip, ma anche combinati con il grab. Quindi ci sono determinate rotazioni che sono molto più difficili da fare con alcuni grab e altre rotazioni che sono più semplici. Per esempio c'è il grab safety, che come dice il nome è un grab safe, sicuro, e questo di solito va a dedurre un pochino di punti dal punteggio finale perché è un grab semplice. Amplitude, che in italiano possiamo tradurre con ampiezza, che è quanto una persona utilizza l'airtime, quanto una persona va ad utilizzare il salto al massimo del suo potenziale. Se un salto è lungo 21 metri, da dove si stacca a dove si atterra, se io ne salto 24, mantenendomi composto, quindi rispettando gli altri criteri, andrò a guadagnare più punti. Variety, questo è uno dei più importanti ed è quello che ti penalizza in assoluto di più durante le gare. Ci sono dei criteri che vanno rispettati. Come tutti sappiamo, abbiamo una direzione natural, una direzione naturale verso cui girare, nel mio caso è la sinistra, quindi tendenzialmente preferisco fare questo tipo di rotazione verso sinistra. Altre persone, il loro natural è verso destra, quindi questo. Io sono comunque obbligato, o comunque uno dei criteri è quello, quindi tendenzialmente vorrò rispettarlo, è utilizzare tutte le direzioni possibili, quindi dritto girando verso sinistra, dritto girando verso destra, in switch, quindi all'indietro girando verso sinistra e in switch girando verso destra. Se io rispetto questo criterio
verrò pagato molto di più con il punteggio finale. L'ultimo criterio è progression, quindi quanto i trick che sto facendo fanno progredire lo sport, quanto è innovativo quello che faccio. È un trick che si vede tutti i giorni o è un trick che magari so fare solo io al mondo? Questo è un altro criterio molto importante, perché vogliono evitare che le gare si riducano a tutti con la stessa run e tutti con gli stessi trick. Ok, vi lascio tornare al video e poi ritorno dopo per spiegarvi un'altra cosa. Noi faremo anche la categoria per quello vestito peggio. Kilian ha già vinto. Anche se non partecipa. Allora, amici, vi introduco colui che ci insegnerà il lavoro di giudici, Alessandro Bianchetti. Ciao. Stile 12, 21. Cos'hai? E scriviamo, quindi mettiamo nella prima riga il numero del concorrente, Sì, poi scriviamo poi il trick e poi il punteggio. mettiamo il voto. È una whippata. Molto stiloso, quello è molto stiloso. Era Tokyo Drift, non era Revert, non sei proprio... Ok, 180. 180. Switch. 14. Non sbattere 90. Tokyo Drift! Switch 3? Sì! Dai. Sì! Lui vince. 80-85. R3. Ci siamo trasferiti sui salti grossi e da questo momento in avanti il livello avrà un picco. Questo è di Livigno, quindi si dà un punteggio alto. Pronti? Fortissimo. Ieri era devastato. 2 into 2, far switch right, guarda, far switch right 5. Sì. 90. 90. Vuoi dare anche te il buongiorno al vlog? Ciao amici. Dai. Allora è molto difficile giudicare i piccoli perché fanno circa tutti gli stessi trick su per giù e è difficile distinguere chi è più bravo e chi è meno bravo. Head judge, Tutto a posto. tutto a posto? E hanno avuto un po' di difficoltà i ragazzi a giudicare i piccolini perché sono difficili da giudicare. Ok. E i grandi sono difficili da giudicare perché sono grandi. Quindi è difficile giudicare. Quindi è sempre ragazzi. difficile giudicare. Sì, è molto difficile giudicare. Ma Ian, com'è possibile che giudicare i bambini sia così difficile? Sì, ragazzi, incredibile ma vero, giudicare le gare dei bambini è difficilissimo. Questo perché i bambini fanno quasi tutti gli stessi trick perché sono i primi trick che si imparano e quasi tutte le volte le differenze sono in dei dettagli piccolissimi. Chi ha tenuto il grab per un secondo in più, chi ha fatto la run in maniera leggermente più pulita o semplicemente chi dà l'idea di avere un po' più confidenza con i propri trick. E questa cosa spesso ti frega perché tu ti devi ricordare tutte le run di tutti i bambini e vedere se tra la prima e la seconda run, come nel caso di questa gara, la run è stata migliorata ed è veramente difficile, quindi sì, giudicare le gare dei bambini è difficile. La difficoltà nel giudicare i più grandi invece viene dal fatto che i trick iniziano a diventare un po' più complessi e questo spesso porta a qualche errore in più a livello di esecuzione. Questo perché? Perché li stanno appena imparando, sono all'inizio e tu come giudice devi stare attento ad essere sufficientemente rigido da fargli capire quale potrà essere il metodo di giudizio nelle gare internazionali, che è rigidissimo, non esiste margine per errore, e non esserlo troppo per non demotivarli. Questo vale anche per i piccoli, quindi è difficile essere severi con i piccoli perché alla fine loro si stanno divertendo, è la loro passione e sarebbe brutto essere talmente rigidi da demotivarli. Ci stiamo divertendo tantissimo e quindi... Dai che ci stanno aspettando. Per la prima volta Ian è una persona responsabile di quello che scrive. Questo è un commento sotto al tuo post. Grazie Kilian.
Spero che questa descrizione vi abbia dato un'idea un po' più chiara di come funziona il mondo del freeski, ma soprattutto io ho imparato una cosa importantissima, perché nella mia esperienza da atleta di sci freestyle è capitato innumerevoli volte di andare a lamentarsi con i giudici dopo la gara. 1. Non avevo la più pallida idea di quanto fosse effettivamente difficile giudicare. 2. Non avevo la più pallida idea di quante cose loro dovessero sapere e quanta pressione avessero sulle spalle, perché quando si tratta di giudicare il risultato finale di una Coppa Europa, loro stanno a tutti gli effetti decidendo chi vincerà o chi non vincerà. Certo, la nostra parte, quindi la parte degli atleti, è una parte importantissima perché siamo noi che facciamo i trick, ma quando il gap tra il primo e il secondo è piccolissimo, i giudici hanno un sacco di pressione sulle loro spalle e onestamente non ci ho mai pensato. Ragazzi, vi ricordo di lasciare un commento qui sotto, mettere like al video e iscrivervi al canale. Tra l'altro, un'altra cosa di cui mi sono reso conto, nelle categorie dei piccoli è capitato, credo in 4 categorie, che ci fossero solo 2 iscritti. Quindi facciamo crescere la community del freeski, soprattutto tra i piccoli. È uno sport fighissimo, ci si diverte un sacco, si fanno un sacco di amicizie, si sta insieme, ci si diverte. Facciamo crescere questa community, ci vediamo nel prossimo video, ciao!